visitiamo l'isola di Antiparos e veniamo colpiti da questo bel nome di ristorante, questo Sale Rosso, e troviamo due ragazze che lo stanno contemplando proprio di fronte, per cui ci fermiamo e in combinazione scopriamo che sono le proprietarie. Allora, ciao, io sono Rossella Ioppolo, sono lo chef e la proprietaria del ristorante Sale Rosso. Io sono Michela e sono proprietaria e sommelier qua al ristorante Sale Rosso. E il fatto di aprire un ristorante qua ad Antiparos è stata un po' non una casualità, perché comunque eravamo già qua sull'isola. Però l'idea di fare un ristorante di questo genere qua, insomma, un po' ricercato con materie di qualità, di livello, è stata un po' una cosa che abbiamo fatto insieme. Insomma, questa era l'idea che aveva Rossella, di fare un ristorante di un certo tipo, nonostante ci trovassimo su una piccola isola, e la mia idea era quella di portare dei vini di un buon livello, dei vini italiani di un buon livello, appunto sempre su una piccola isola. No, Viviamo noi siamo all'estero ancora- da tanto, da sempre. Abbiamo viaggiato molto per lavoro, per altri tipi di lavori, poi ci siamo fermati in Grecia, esattamente sull'isola di Mykonos. Quando Mykonos è diventata troppo frequentata, troppo mondana, troppo caotica e tutto, abbiamo cercato qualcosa di un pochettino più tranquillo, però sempre con queste caratteristiche che solamente le Cicladi secondo noi hanno, e siamo fortunatamente arrivati ad Antiparos, dove poi ci siamo innamorati e abbiamo cercato subito di fare qualcosa. Diciamo che 10 anni fa era più semplice forse di adesso, e niente, abbiamo avuto la fortuna di appunto aprire questo locale in questa posizione che è fantastica, perché questo qui è proprio il passeggio, quindi insomma siamo al posto giusto nel momento giusto, come diciamo noi, e quindi insomma bilancio più che positivo. Allora, vabbè, l'idea di base non ci piaceva essere etichettati come il classico ristorante italiano che uno trova all'estero, quindi con tutti, diciamo, i piatti che uno si aspetta in un ristorante italiano all'estero. Io ho un background di ristoranti gourmet medio-alti, sono cresciuta praticamente nel ristorante del Campari, che praticamente è una villa che c'è a Milano, che era la casa del fondatore del Campari, Davide Campari, e ho lavorato lì insomma per un lungo periodo. E insomma, quando siamo arrivati qua, che abbiamo trovato questo spazio, abbiamo un attimino voluto portare questo tipo di ristorazione sull'isola di Antiparos. È stato un po' un azzardo, perché diciamo che non è stato proprio così immediato, quindi insomma le prime persone che entravano si aspettavano di trovare la pizza o insomma piatti di pasta un po' così. Sono ritrovati invece con un ristorante abbastanza ricercato e gourmet, dove abbiamo cercato anche di diciamo presentare dei piatti della tradizione un po' non rivisitati, ma diciamo impiattati come se fossimo appunto in un ristorante che siamo, insomma, un po' più che strizza l'occhio al gourmet, ecco. Ovviamente andava accompagnato da un ottimo vino, da degli ottimi vini. Io essendo sommelier, amando molto bere i vini buoni, non potevo fare altro che portare appunto degli ottimi prosecchi. Abbiamo portato diversi vini da tutte le parti d'Italia, dal nord al sud, che si accompagnano appunto a questi piatti. E non ultimo, io ho una passione per i gin, e quindi abbiamo una grandissima selezione di gin solo italiani. Quindi abbiamo dei gin
ricercati italiani. E quindi niente, facciamo anche questo ginetto, che è un gin un pochettino più piccolo, che serviamo sempre come o aperitivo o come fine pasto, a seconda appunto di quello che uno ha mangiato. Si abbina molto pesci, carne o insomma tutto quello che abbiamo, così. Ecco, questo è un pochettino il ginetto, sì. Beh, diciamo che la stagione inizia con la Pasqua ortodossa normalmente, e poi finisce intorno ai primi 10 giorni di ottobre. Ecco, diciamo che questo qui è. La varietà dei clienti che è una base abbastanza varia, però dico una base fissa sono greci. Ci sono moltissimi greci che qui hanno delle case, per cui ecco, loro sono abbastanza costanti. Ad agosto, l'ultima settimana di luglio, italiani, abbiamo moltissimi clienti italiani, nonostante all'inizio ci snobbino un pochettino: ah no, non mangio italiano perché sono in Grecia, poi dopo vengono a trovarci per mangiare un buon piatto di pasta magari. E ci sono tantissimi scandinavi. Giugno e luglio, diciamo che l'isola è veramente bionda, sono tutti scandinavi, tantissimi. Poi a settembre ritornano di nuovo francesi, greci, qualche italiano che ritorna. Ecco, diciamo che è abbastanza cosmopolita l'isola, sì. Noi ci conoscevamo già, ci siamo trovate qui, lei in vacanza, io avevo un'altra attività, e poi abbiamo deciso appunto di iniziare questo percorso insieme. Io sono del nord Italia, sono di Domodossola, sono proprio quasi svizzera. Tutti sanno di Domodossola ma non sanno dov'è, comunque al nord, e lei invece al sud, perché è siciliana. Siciliana, ma vivo a Milano da tantissimi anni, quindi ho perso tutto, l'accento. Io sto studiando, mi sto applicando questo inverno con il lockdown, visto che siamo rimaste qua proprio tutto l'inverno. Sto facendo lezioni di greco 2 volte alla settimana e mi sto applicando, diciamo. Però lavorando in cucina, e poi abbiamo sempre dello staff italiano, quindi diciamo che in cucina non ho la necessità di parlare greco. Lei giustamente lavorando, avendo a che fare con i clienti, è giusto. Nonostante sia una piccola isola, ci sono già anche qua diversi italiani. C'è una nostra amica che ha un bar, un cocktail bar. Direi che l'isola è abbastanza coperta sotto diversi punti di vista. Ecco, forse quello che manca è magari qualche negozio un pochettino più specifico così, però dico a livello di ristorazione, per quanto riguarda bar o cose di questo genere qua, direi che insomma per l'isola che è abbastanza. Adesso che siamo così chiusi in lockdown, ciao ragazzi, moltissimi stranieri si sono fermati appunto nelle varie case per fare appunto smart working e quant'altro, per cui c'è un discreto movimento. Ad Antipras qua si sviluppa tutto quanto su questa via principale, che non è lunghissima, però proprio il livello sia dei negozi che dei ristoranti e dei bar è medio alto, perché la clientela che arriva è medio alta. Sì, Tom Hanks ha la villa sulla strada che porta a Soros prima, e tutti gli anni insomma vengono diversi VIP. Assaggiato la vostra? Sì, no, tutti gli anni. Poi noi siamo migliori amici della sua guardia del corpo, che ormai è il nostro migliore, anche la nostra guardia del corpo è diventata. Però Tom Hanks Tom è Hanks sicuramente è qua, lo qui conosciamo, e tutti gli viene, anni, e quindi sì. frequenta, diciamo, perché è uno col palato buono, a quanto capisco si porta anche Sì. degli chef Un amante del al tartufo, presso. se possiamo rilasciare Un amante del tartufo, sì. Prego. No, noi lavoriamo d'estate col tartufo nero, quello estivo certo. ovviamente. Esatto, siamo Lo scorzone, come si chiama? esatto, Sì. sì. E E lui insomma viene a degustarlo. non disdegno. Prima lavoravamo nel turismo, io ero responsabile di un tour operator all'estero e gestivo appunto tutto quello che era
che era tutto il movimento appunto delle persone che si spostavano dall'Italia per raggiungere diversi posti nel mondo, e in particolare anche la Grecia, perché i miei ultimi anni appunto di questo tipo di lavoro sono stati appunto in Grecia. Ho lavorato tantissimi anni per i Viaggi del Ventaglio, è una società che ha chiuso, quindi non sto facendo pubblicità. Ho conosciuto insomma la parte del mondo del food and beverage, perché comunque anche all'interno dei villaggi turistici ci si occupava di questa parte. Poi sono diventata responsabile di sede nei loro uffici di Milano, e poi per X motivi eccetera ho fatto questa scuola per diventare chef, l'Accademia Italiana Cuochi, e da lì sono entrata poi in Campari, e da lì è iniziato il mio percorso praticamente all'interno di una cucina. Poi è venuto fuori insomma questo gioiellino, e da lì diciamo che è la mia seconda vita. Il bello di questa cosa è che mi sono reinventata, quindi ho 46 anni, insomma, guardandola diciamo ho avuto 20 anni di vita in un modo, e insomma... Questa mattinata splendente, finalmente di primavera, ci ha dato l'occasione di incontrare inaspettatamente Rossella e Michela del Sale Rosso. Allora, salutiamo tutti gli amici di Story Hunters e possiamo invitarli a venire qua ad Antiparos. Veniteci a trovare non solo il Sale Rosso, ma proprio l'isola, perché ne vale la pena, è un'isola che regala emozioni. Vi aspettiamo, ciao! Ciao a tutti e grazie.